La verità del sabato, meglio, l'inganno della domenica, rivolto ai cristiani e non solo. Come è avvenuto il cambiamento di sostituire la domenica con il sabato come giorno di culto? Questa è una delle questioni religiose più inquietanti che la maggioranza dei cristiani di oggi non sa. È una questione che non viene esaminata. Questo cambiamento è avvenuto, ma nella Bibbia non c'è alcun riferimento, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Il settimo giorno è il sabato, è l'unico giorno designato con il termine sabato in tutta la Bibbia. Gesù è stato un esempio perfetto nell'osservare il sabato settimanale del settimo giorno e tutti i suoi discepoli seguirono lo stesso schema dopo che Gesù è tornato in cielo. Non ha mai fatto alcun accenno al cambiamento di quel giorno. L'Apostolo Paolo ha scritto pagine di consigli su questioni di conflitti tra ebrei e gentili, tipo circoncisione o cibi offerti agli idoli, ma non ha mai fatto alcuna parola sul giorno di adorazione. Se ci fosse stato un passaggio dal sabato al primo giorno della settimana, la controversia sarebbe stata più esplosiva di qualsiasi altra cosa per quei cristiani ebrei. Se il cambiamento non c'è nelle scritture, né attraverso l'influenza degli apostoli, quando e come è successo? L'Apostolo Paolo aveva profetizzato che l'apostasia avrebbe avuto luogo subito dopo la sua dipartita. Ha detto che ci sarebbe stato un allontanamento dalla verità. Se qualcuno si informa sulla storia della Chiesa primitiva, riesce a comprendere come quella profezia si è adempiuta. Lo gnosticismo è iniziato a sorgere sotto l'influenza dei filosofi che cercarono di conciliare il cristianesimo con il paganesimo. Si diffuse sempre più un forte sentimento anti-ebraico. Cominciarono ad apparire interpretazioni molto speculative riguardo ad alcune delle grandi dottrine di Cristo e degli Apostoli. La conversione di Costantino. Quando Costantino è stato proclamato imperatore di Roma all'inizio del IV secolo, ci fu una netta divisione nella Chiesa. Costantino è stato il primo imperatore cristiano dell'impero romano. Stava marciando per combattere la battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio quando ebbe una specie di visione e vide una croce fiammeggiante nel cielo. Sotto la croce c'erano le parole latine che significavano «In questo segno vincerai». Costantino lo prese come un presagio, che avrebbe dovuto essere cristiano. E anche il suo esercito. Dichiarò che tutti i suoi soldati pagani erano cristiani e divenne molto zelante nell'edificare il potere e il prestigio della Chiesa. Grazie alla sua influenza, grandi gruppi di pagani furono accolti nei ranghi cristiani. Ma in realtà erano ancora pagani nel cuore e hanno portato con loro gran parte dell'armamentario del culto del sole al quale erano ancora devoti. Culto del sole. A quel tempo il culto del mitraismo, o culto del sole, era la religione ufficiale dell'impero romano. Era la più grande concorrente della nuova religione cristiana. Aveva la sua organizzazione, templi, sacerdozio, vesti, tutto. Aveva anche il giorno di culto ufficiale in cui si rendeva un omaggio speciale al sole. Quel giorno era chiamato il venerabile giorno del sole. Era il primo giorno della settimana e da lì deriva il nome domenica. Quando Costantino spinse le sue orde pagane in chiesa, stavano osservando il giorno del sole per la loro adorazione del dio sole. Era il loro giorno sacro speciale. Per rendere più facile il loro passaggio alla nuova religione, Costantino accettò il loro giorno di culto, la domenica, anziché il sabato cristiano, quello che era osservato da Gesù e dai suoi discepoli. Questa strada era già stata preparata dai crescenti sentimenti anti-ebraici contro coloro che erano accusati di aver messo a morte Gesù. Sono sentimenti che avrebbero condizionato molti cristiani ad allontanarsi da qualcosa che era religiosamente legato agli ebrei. È facile capire come il cambiamento sia stato imposto al cristianesimo attraverso una forte legge civile emanata da Costantino come imperatore di Roma. La formulazione di quella legge la trovate in qualsiasi enciclopedia affidabile, oltre ad essere chiaramente citata su Wikipedia nella voce Editto di Milano.
Nel 321 Costantino stabilì che la domenica dovesse essere riconosciuta anche dallo Stato come giorno festivo, dies solis, giorno del sole. Se sei cristiano, stai adorando il Dio Sole. Ecco perché hanno dovuto spingere la teoria eliocentrica prima da Copernico e poi da Galileo Galilei.